Nello scorso video con protagonista questa Mazda 2 ci eravamo lasciati proprio qui, ma questo non è il test drive che tra l'altro potete trovare nell'intera playlist dedicata appunto alla piccola nuova Mazda 2, ma appunto è, come di consueto qui su WeDrive, il test intensivo dei consumi, quindi una prova completa in tutte le condizioni di guida, di vita quotidiana, di viaggio, di quanto effettivamente consuma questa piccola Mazda 2 e quindi in questo video lo andremo a scoprire insieme. Iniziamo da qualche informazione preliminare. Mazda 2 Mild Hybrid con tecnologia Skyactiv G. Questa vettura non ha un pacco batterie, ma come detto nel test drive ha un super condensatore che ha una minore capacità, ma una maggiore velocità di ricarica e di, se vogliamo, trasferimento energia al motore, quindi un ausilio elettrico, in parte, al motore, per quanto ovviamente essendo una mild hybrid non può minimamente circolare in full electric. Il propulsore benzina è un 1.500 4 cilindri aspirato da 90 cavalli. Le sue emissioni, che sono un dato dichiarato che non possiamo registrare con gli strumenti che abbiamo in dotazione, sono di 107 grammi di CO2 per chilometro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che superando i 100 grammi di CO2 per chilometro in città come ad esempio Milano non potrà effettivamente circolare in area C, appunto superando i 100 grammi di CO2 per chilometro percorso. Ma diamo qualche altro dato preliminare prima di passare a quelli che sono effettivamente i consumi dichiarati ed effettivi che siano. In primis, le condizioni di guida. Eravamo quasi sempre almeno in 2 persone, se non addirittura in 3 o 4 a bordo, sia in città sia in condizioni di viaggio extraurbano. L'auto è gommata con delle Barum Polaris 5, quindi delle gomme invernali 185-60 R16 sia all'anteriore che ovviamente al posteriore. L'auto è una trazione anteriore e tra l'altro l'auto ha in dotazione un cambio manuale 6 marce, in cui il sesto rapporto però è quasi sempre di riposo, l'abbiamo usato praticamente e unicamente in autostrada. Ma adesso andiamo a vedere quali sono i consumi di questa vettura che a libretto ha un peso di 1035 kg, una massa a vuoto di 1035 kg. Mazda dichiara dal configuratore di questa vettura un consumo nel misto secondo il ciclo VLTP di 4,7 litri su 100 km di percorrenza, un dato diverso da quello che abbiamo effettivamente registrato. Infatti abbiamo testato questa vettura in diverse condizioni, molto in città ma anche molto in strade extraurbane e autostrade, pensate un po' per circa 1500 km in queste settimane di prova, e abbiamo registrato una media per quanto riguarda la città di 6,4 litri su 100 km che sono scesi ad una media di 6,1 litri su 100 km nel misto, quindi città, extraurbano e percorrenze autostradali. Le condizioni prevedevano un utilizzo del cruise control quasi sempre, anzi sempre, in sesta marcia per quanto riguarda l'extraurbano, in città ovviamente no, ma chiaramente in città con traffico, saliscendi, prima, seconda, frizione, folle, i consumi, lo sappiamo, si alzano, insieme ovviamente alle frenate. Ultimo dato da considerare, l'utilizzo dell'aria condizionata, sedili riscaldabili attivati al minimo, aria condizionata al minimo per sbrinare, per riscaldarci un po' le mani in queste giornate freddissime, con una temperatura di circa 20 gradi interni. A 70 km/h il motore gira a 1200 giri e i consumi si sono attestati sui 3,5 litri su 100 km. Tutto questo e i dati successivi, vi ricordo, sempre in sesta marcia, sempre con il cruise control attivato. 90 km/h il motore si trovava su un regime di 1600 giri al minuto, con un consumo di 4,1 litri su 100 km, si saliva a 110 km/h con 1900 giri al minuto del suo propulsore, con consumi di 5,4 litri su 100 km, per arrivare ai più alti registrati a 130 km/h, quindi il limite della velocità secondo il codice della strada in autostrada, 2200 giri al minuto con 7 litri su 100 km. Ovviamente ragazzi, i consumi che vi abbiamo comunicato sono quelli indicati dal computer di bordo, che per quanto accurato possa essere, stiamo pur sempre parlando di un'auto giapponese, sono sempre passibili di un minimo di tolleranza, un 10% diciamo, in eccesso o in difetto su quanto appunto ci comunica il piccolo trip della vettura. Noi abbiamo cercato di provarla in tutte le condizioni possibili, come detto circa 1500 km ad ora da quando l'abbiamo ritirata, di test in svariate situazioni di guida quotidiana e di viaggio. Ora però vogliamo sapere quelli che sono i vostri pensieri, fateceli sapere qui sotto nei commenti. Se avete provato questa Mazda 2 fateci sapere i consumi che avete registrato, se avete un piede di fata migliore del mio, penso proprio di sì comunque. Cos'altro dirvi se non di lasciarci un like se questo video vi è piaciuto, vi è tornato utile magari nella scelta della vostra prossima auto da città. Oltre a questo restate aggiornati iscrivendovi al nostro canale, cliccando sul campanello per ricevere tutte le nostre notifiche e seguendoci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente, ma anche sul nostro sito web. Trovarci è semplicissimo, vi basta digitare ovunque WeDrive.tv.